Lezione 1. Routine di fitness. Mi sento pieno di energia dopo quella sessione. Che ne dici di te? Mi sento benissimo. Gli allenamenti in genere migliorano notevolmente il mio umore. Questo è vero. Per quanto tempo ti alleni di solito? Di solito faccio circa 20-30 minuti di cardio. Fa miracoli per i miei livelli di energia. Sembra efficiente. Che tipo di cardio preferisci? Mi piace correre sul tapis roulant o andare in bicicletta. Mantiene le cose interessanti. Entrambe sono ottime opzioni. Passo spesso dalla corsa all'allenamento della forza. Trovi che mescolarli ti aiuti a rimanere motivati? Assolutamente. La varietà rende i miei allenamenti entusiasmanti e stimolanti. Questo ha senso. Inoltre aiuta a colpire diversi gruppi muscolari. Esattamente. Recentemente ho anche iniziato a incorporare lo yoga nella mia routine. Lo yoga è fantastico per la flessibilità e il relax. Come ti piace? Sono sorpreso di quanto mi diverta. Completa bene i miei altri allenamenti. Lo yoga può essere un ottimo modo per recuperare dopo allenamenti intensi. Sì, è fantastico fare stretching dopo essermi sforzato durante il cardio. Quanto spesso fai yoga? Il mio obiettivo è 1 o 2 volte a settimana. Mi aiuta a rilassarmi. Questo è un buon equilibrio. Dovrei considerare di aggiungere lo yoga alla mia routine. Non te ne pentirai. È molto rilassante. Adoro anche l'aspetto comunitario dell'allenamento in palestra. Anch'io. È incoraggiante essere circondati da altri. Alla nostra salute e allo stare attivi insieme. Sì, continuiamo a motivarci a vicenda nei nostri percorsi di fitness. Lezione 2. Benessere ed equilibrio. Ultimamente mi sono concentrato sulla mia salute fisica e mentale. È meraviglioso sentirlo. Un approccio equilibrato è così importante. Assolutamente. Mi sento più energico e in pace. Hai qualche consiglio per mantenere questo equilibrio? Certamente. Cerco di incorporare un regolare esercizio fisico nella mia routine. L'esercizio fisico è un ottimo modo per aumentare la salute fisica e mentale. Cosa ti piace fare? Adoro fare jogging la mattina. Mi schiarisce la mente e dà un tono positivo alla giornata. Sembra rinfrescante! Preferisco lo yoga. Mi aiuta a rilassarmi e a ritrovare la concentrazione. Lo yoga è fantastico. Hai trovato qualche routine specifica che ti piace? Sì, mi piacciono soprattutto le sequenze di flusso. Aiutano con flessibilità e consapevolezza. Capisco quanto sarebbe utile. La chiarezza mentale è così importante. Esattamente. Parlando di salute mentale, pratico anche la meditazione regolarmente. La meditazione può essere incredibilmente radicata. Per quanto tempo mediti ogni giorno? Cerco di meditare per almeno 10 minuti ogni mattina. È un grande impegno. Dovrei incorporare più meditazione nella mia routine.
fa miracoli per alleviare lo stress. Potresti trovarlo molto utile. Penso che ci proverò. Qualche altro consiglio per mantenere l'equilibrio? Ricordati di nutrire il tuo corpo con cibi sani. La nutrizione gioca un ruolo fondamentale. Questo è vero. Mi sono concentrato sul consumo di più frutta e verdura. Questa è una scelta eccellente. Forniscono nutrienti ed energia essenziali. Alla nostra salute e al nostro benessere. Manteniamoci motivati a vicenda. Lezione 3. Esplorazione dell'universo. Il cielo notturno è mozzafiato. Non posso fare a meno di chiedermi tutto quello che c'è là fuori. Sono completamente d'accordo. L'universo è pieno di meraviglie. Spero che un giorno potremo assistere ad alcune di queste meraviglie. Anch'io. Immagina di vedere una pioggia di meteoriti da vicino. Sarebbe incredibile. Le scie di luce nel cielo sarebbero affascinanti. E che ne dite di assistere all'aurora boreale? Ah, i colori scintillanti che danzano nel cielo. Sembra magico. Esattamente. È come lo spettacolo di luci della natura. Hai mai pensato a quanto sia veramente vasto l'universo? Spesso, il solo pensiero del numero di stelle è travolgente. E ogni stella potrebbe avere i suoi pianeti in orbita attorno ad essa. Questo è sbalorditivo. Potrebbero esserci interi mondi che dobbiamo ancora scoprire. Mi chiedo se è vita là fuori, che esplora come facciamo noi. Questa idea mi affascina. La prospettiva di incontrare esseri extraterrestri sarebbe straordinaria. Davvero. Speriamo di avere la tecnologia da esplorare ulteriormente nel corso della nostra vita. I viaggi nello spazio stanno diventando sempre più fattibili. Chissà cosa ci riserva il futuro. Forse un giorno viaggeremo verso pianeti lontani e sperimenteremo nuovi ambienti. E forse anche trovare segni di vita oltre la Terra. È un pensiero elettrizzante. Ecco i nostri sogni di esplorazione. Lezione 4. Piani per il fine settimana. Questo caffè è delizioso. L'atmosfera sembra rilassante, non credi? Assolutamente! È il posto perfetto per rilassarsi. Hai controllato le previsioni del tempo per il fine settimana? L'ho fatto! Sembra promettente, con cielo soleggiato e temperature miti. Questa è una notizia fantastica. Cosa hai programmato per il fine settimana? Stavo pensando di fare un'escursione. Il clima sarà ideale per questo. L'escursionismo sembra meraviglioso. Dove hai intenzione di andare? È un bellissimo sentiero a circa un'ora di distanza. Mi piacerebbe molto unirmi a te. La natura offre il miglior tipo di relax. Sembra fantastico. Possiamo preparare anche un picnic. Un picnic migliorerà la nostra avventura. Cosa dobbiamo preparare? Forse panini e frutta fresca? Perfetto. Porterò dei biscotti per dessert. Delizioso! Niente batte i biscotti fatti in casa dopo un'escursione. D'accordo. La combinazione di natura e buon cibo è imbattibile.
E le bevande? Dovremmo portare qualcosa da bere? Assolutamente. Posso preparare la limonata. Sarà rinfrescante dopo l'escursione. Sembra perfetto! È bello avere qualcosa di freddo in una giornata calda? Davvero? Pensa che incontreremo molti altri escursionisti? Possibilmente. Il sentiero è molto frequentato, ma questo aumenta il divertimento. Vero? Incontrare altri amanti della natura può essere fonte di ispirazione. Ecco un'avventura emozionante e rilassante per un fine settimana. Sì! Godiamoci ogni momento e creiamo ricordi meravigliosi. Lezione 5. Esperienze aeree. Ciao, hai mai avuto una buona esperienza con il servizio clienti delle compagnie aeree? Questa è una domanda interessante. Penso di averlo fatto in realtà. Oh, davvero? Cosa è successo? Una volta ho avuto un ritardo del volo e il personale è stato incredibilmente disponibile. È bello sentirlo. Come ti hanno aiutato? Hanno rapidamente riprenotato il mio volo e fornito dei buoni pasto per l'attesa. Sembra un servizio eccellente. Ti hanno tenuto informato durante tutto il processo? Sì, comunicavano regolarmente, il che mi faceva sentire a mio agio. È fantastico, una buona comunicazione fa molto in queste situazioni. Davvero? Che mi dici di te? Qualche esperienza memorabile in compagnia aerea? Ho avuto un'ottima esperienza su un volo a lungo raggio. Sono stati molto attenti alle esigenze dei passeggeri. È meraviglioso. Offrivano servizi speciali? Sì. Hanno fornito coperte e cuscini, il che ha reso il volo molto più confortevole. Apprezzo sempre il massimo comfort sui voli lunghi. Esattamente. Avevano anche una selezione di film da guardare durante il viaggio. L'intrattenimento fa la differenza. Che ne dite dei loro pasti? Sorprendentemente, il cibo era abbastanza buono. Ho mangiato della pasta ed era saporita. È impressionante per il cibo delle compagnie aeree. I buoni pasti possono davvero migliorare l'esperienza di viaggio. Assolutamente. È bello quando le compagnie aeree danno la priorità alla soddisfazione dei passeggeri. Sì. Hai ricevuto un servizio non eccezionale? Sfortunatamente, l'ho fatto. Una volta il mio bagaglio è stato perso. Il personale ha impiegato anni per aiutare. Deve essere stato frustrante. Lo era! Ma una volta trovata la mia borsa, mi hanno offerto un piccolo compenso, il che è stato carino. Questo è un lato positivo. Un ottimo servizio clienti durante i nostri viaggi. Complimenti per quello. Che tutti i nostri voli futuri siano fluidi e piacevoli. Lezione 6. Rimanere informati. Ehi, ti sei tenuto aggiornato sulle ultime notizie? Sì, cerco di rimanere informato. È importante sapere cosa sta succedendo nel mondo. Assolutamente. Cosa ha attirato la tua attenzione ultimamente? Ho letto di alcuni importanti sviluppi nel campo delle energie rinnovabili. È piuttosto eccitante. Questo è promettente.
Le soluzioni energetiche sostenibili sono fondamentali per il nostro futuro. Davvero? Hanno menzionato nuove tecnologie che potrebbero ridurre notevolmente le emissioni. È fantastico! È giunto il momento di fare passi significativi in quella direzione. Sono d'accordo. E hai sentito parlare del recente vertice sul clima? Sì. Sembra che i paesi si stiano finalmente unendo per affrontare il cambiamento climatico. È incoraggiante vedere i leader agire. Abbiamo bisogno di più collaborazione. Parlando di collaborazione, cosa ne pensi delle iniziative sanitarie globali? Sono vitali! La pandemia ci ha dimostrato quanto siamo tutti interconnessi. Esattamente. La sicurezza sanitaria dovrebbe essere una priorità per tutti. Per una nota più leggera, hai sentito dell'apertura della nuova caffetteria in centro? L'ho fatto! Sono noti per le loro miscele di caffè uniche e l'atmosfera accogliente. Non vedo l'ora di dare un'occhiata. Una buona tazza di caffè illumina sempre la mia giornata. Lo stesso qui. Pianifichiamo di visitarli una volta aperti. Assolutamente. Sarà un ottimo modo per sostenere le imprese locali. Ecco come rimanere informati e interagire con la nostra community. Lezione 7. Sognando i Caraibi. Oh, ho sempre voluto visitare i Caraibi. Sembra incredibile. A quale isola stai pensando? Ho sentito tanto parlare della Giamaica. Le spiagge sono meravigliose. La Giamaica è bellissima. Hai esaminato qualche luogo specifico da visitare lì? Mi piacerebbe esplorare Negril. La spiaggia di Seven Mile sembra invitante. Quella spiaggia è sicuramente una tappa obbligata. I tramonti sono mozzafiato. Posso solo immaginarlo. L'idea di rilassarsi sulla spiaggia sembra perfetta. Inoltre, il cibo è delizioso. Hai mai provato il pollo jerk alla giamaicana? Non l'ho fatto. Mi piacerebbe assaggiare l'autentico pollo jerk direttamente sull'isola. Devi provare anche i frutti tropicali. I manghi freschi sono divini. Ora sono ancora più emozionata. Che mi dici di te? Quale isola dei Caraibi vuoi visitare? Ho sempre sognato di andare alle Barbados. Ho sentito che la cultura è vivace. Barbados è nota per la sua musica e i suoi festival. Sarebbe un'esperienza divertente. Sì, voglio ballare tutta la notte durante il Crop Over Festival. Una prospettiva così eccitante. Hai altre attività in mente? Mi piacerebbe provare lo snorkeling nelle acque cristalline. Sembra incredibile. Esplorare la vita sottomarina è un sogno. E chi lo sa, potremmo persino avvistare una o due tartarughe marine. Ecco a sognare avventure tropicali. Pianifichiamo presto le nostre visite. Lezione 8. Meraviglie della fauna selvatica. Guardate questo. Ho scattato molte foto degli animali che abbiamo visto oggi. Sono stupende! Hai davvero catturato la loro bellezza. Grazie. Mi è piaciuto fotografarli nel loro habitat naturale. Hai scoperto qualcosa di interessante sugli animali mentre eravamo lì?
Sì, l'ho fatto. Sapevi che i fenicotteri prendono il loro colore rosa dal cibo che mangiano? Questo non lo sapevo. Sono davvero delle creature affascinanti? Ho anche imparato che le lontre si tengono per mano mentre dormono per evitare di allontanarsi. È adorabile. Potrei guardarli tutto il giorno. Anch'io. Il loro comportamento giocoso è così divertente. Che mi dici delle tigri? Sembravano così maestosi. Sicuramente l'hanno fatto. Ho imparato che sono ottimi nuotatori. Non ne avevo idea. Sembrano così potenti e graziosi. Sì. Mi ha sorpreso quanto fossero rilassati nel loro recinto. Questo ha senso. Un ambiente confortevole aiuta a mantenerli a proprio agio. A proposito di rilassamento, hai notato come i bradipi si muovessero così lentamente? Sì, erano quasi ipnotici da guardare. Ho imparato che scendono dagli alberi solo una volta alla settimana. È impressionante. Hanno uno stile di vita così unico. Non potrei essere più d'accordo. Questo santuario è un vero tesoro. Sono contenta che siamo venuti qui. La natura è piena di meraviglie che aspettano di essere esplorate. Ecco la nostra avventura e i bellissimi ricordi che abbiamo catturato. Lezione 9. Piani escursionistici. Sono entusiasta della nostra prossima escursione. Che mi dici di te? Ti piace fare escursioni spesso? Sì, adoro immergermi nella natura. L'aria fresca è tonificante. Oh, sembra fantastico. Anche a me piace fare escursioni. È un modo meraviglioso per rilassarsi. Assolutamente. Inoltre lo scenario è sempre bellissimo. Esattamente. Hai in mente un sentiero escursionistico preferito per questo viaggio? Stavo pensando al sentiero vicino al lago. Ha una vista mozzafiato. È una scelta fantastica. Adoro la varietà di quel sentiero. Foreste e acqua combinate. Sì, potremmo anche avvistare alcuni animali selvatici lungo la strada. Oh, spero di sì. Vedere gli animali nel loro habitat naturale è sempre emozionante. Lo è davvero. E non dimenticate di portare la macchina fotografica. Lo farò. Catturare quei momenti sarà divertente. Oltre agli splendidi panorami, cos'altro ti piace dell'escursionismo? Adoro la sensazione di realizzazione quando raggiungiamo la vetta. Sì, la sensazione di essere in cima al mondo è esaltante. E godersi uno spuntino mentre si ammira il panorama è la perfezione. Esattamente. Una meritata pausa ha sempre un sapore migliore. Che ne dici se prepariamo dei panini questa volta? Sembra eccellente. Il cibo delizioso migliora l'esperienza. Sì, posso prepararne un po' e portare anche molta acqua. L'idratazione è fondamentale. Assicuriamoci di essere ben preparati. Ecco una divertente avventura escursionistica piena di risate e ricordi. Sì, non vedo l'ora di percorrere i sentieri e godermi la natura insieme. Lezione 10. Il viaggio verso le Major League.
Ho trovato affascinante il documentario su Robinson. Assolutamente. Il suo viaggio è stato stimolante e pieno di sfide. Alla fine, Robinson si fece strada nei campionati maggiori, ma la transizione non fu agevole. Sì, me lo ricordo, ha subito un'enorme pressione nel suo primo anno. L'ostilità dei tifosi e di alcuni giocatori deve essere stata incredibilmente dura da sopportare. Sicuramente lo era. Eppure, è rimasto determinato ad avere successo. Ammiro il suo coraggio. Ci è voluta forza per resistere alle avversità che ha dovuto affrontare. Esattamente, era un pioniere e la sua storia ha cambiato la storia. Pensa che abbia ricevuto abbastanza sostegno in quel momento difficile? Sebbene avesse alcuni alleati, era chiaro che molti erano contro di lui. È straziante vedere quanto sia stato difficile per lui mettersi alla prova. Tuttavia, ha mantenuto l'attenzione sul suo talento e sulla sua abilità, il che è encomiabile. Questo la dice lunga sul suo personaggio. Ha dimostrato che la perseveranza può superare gli ostacoli. E il suo talento alla fine si è guadagnato il rispetto anche dei suoi critici più accaniti. È affascinante come lo sport possa influenzare il cambiamento della società. Davvero! L'eredità di Robinson va ben oltre il baseball. Ecco come riconoscere il coraggio necessario per rompere le barriere. Lezione 11. Prepararsi per cucinare. Questo è il giorno ideale per cucinare. L'atmosfera è perfetta. Sono d'accordo. Dovremmo fare un elenco di ciò di cui abbiamo bisogno prima di andare a fare la spesa? Assolutamente. Un elenco ci aiuterà a rimanere organizzati e concentrati. Ottimo! Quali piatti abbiamo intenzione di preparare? Stavo pensando a un piatto di pasta e un'insalata fresca. Sono semplici ma deliziosi. Sì! Per la pasta avremo bisogno di tagliatelle, salsa e verdure. Vogliamo aggiungere proteine, come pollo o gamberetti. Sembra delizioso. Preferisco il pollo. Si abbina bene con la pasta. Perfetto. Ora per l'insalata cosa pensi che dovremmo includere? Suggerisco lattuga, pomodori, cetrioli e avocado. Ottime scelte. Aggiungiamo del formaggio per insaporire ancora di più? Sì! Il formaggio feta sarebbe delizioso. Che ne dici di vestirti? Dovremmo mantenerlo semplice con olio d'oliva e aceto? Questa è una scelta classica. Potremmo anche aggiungere delle erbe aromatiche per un gusto in più. Ottima idea. Devo scriverlo? Sì, per favore. Non dobbiamo dimenticare nessun ingrediente chiave. Che ne dite degli snack? Dovremmo prenderne un po', per dopo aver cucinato. Bella idea. Forse della frutta fresca o delle patatine fritte? Suonano entrambi bene. Assicuriamoci di includerli nell'elenco. Questa si sta trasformando in una vera lista della spesa. Sì, ma si sta trasformando anche in un'emozionante giornata di cucina. Ecco come preparare deliziosi pasti insieme. Assolutamente. Raccogliamo i nostri ingredienti e iniziamo a cucinare.
Lezione 12. Esprimere se stessi. Hai capito la foto adesso? Stiamo giocando al gioco in cui dobbiamo indovinare le frasi. Sì, è piuttosto divertente. Adoro quanto possiamo essere creativi. Esattamente. Ad esempio, potrei dire: mi piace guidare una macchina. Capisco. Quindi ti comporti male alla guida e dobbiamo indovinarlo? Sì, e più sono esagerato, meglio è. Va bene. Fammi fare un tentativo. Dirò: mi piace fare i biscotti. Ah, posso immaginarlo. Forse stai facendo finta di mescolare gli ingredienti? Precisamente. Più dettagli, più facile indovinare. Questo gioco è un modo fantastico per entrare in contatto con tutti. Lo è davvero. Inoltre, le risate lo rendono ancora più piacevole. A proposito di risate, qual è l'ipotesi più divertente che hai sentito stasera? Qualcuno pensava che correre una maratona fosse in realtà far volare un aquilone. È esilarante. A volte le ipotesi possono essere così lontane. Sì, rende il gioco imprevedibile ed emozionante. Sono d'accordo. E sfida la nostra creatività, il che è divertente. Ecco altre risate e momenti memorabili. Sì. Continuiamo a giocare e vediamo chi può essere il miglior attore. Lezione 13. L'importanza della posizione. È stupendo qui sul lago Michigan. La sua posizione è così vantaggiosa. Assolutamente. La sua posizione sulle rive del lago Michigan ne ha fatto un porto importante. Sì, e questo lo ha trasformato in un vivace centro commerciale, vero? Davvero. L'accesso al trasporto via acqua è fondamentale per il commercio e il commercio. Ho letto che l'agricoltura prospera in questa regione per questo motivo. Corretto. La terra fertile intorno al lago supporta una varietà di colture. È affascinante il modo in cui la geografia modella l'economia di un'area. Sì, e come il lago influenza anche i modelli meteorologici. Il clima può essere davvero unico qui, non è vero? Sicuramente lo è. Il lago modera le temperature, rendendo le estati piacevoli. E gli inverni possono essere rigidi, ma la bellezza è ancora affascinante. Senza dubbio. Questa zona ha il suo fascino tutto l'anno. Hai mai esplorato una delle strutture di spedizione qui? Non l'ho fatto, ma mi piacerebbe. Deve essere interessante vedere la logistica in azione. Lo è davvero. La portata delle operazioni è impressionante, soprattutto per quanto riguarda le esportazioni agricole. Suppongo che ciò mantenga l'economia forte e crei molti posti di lavoro. Esattamente. Il lago svolge un ruolo fondamentale nel sostenere le comunità locali. Ecco come la natura e la posizione possono guidare il progresso. Davvero, sfruttiamo al massimo questa meravigliosa vista e impariamo di più sulla zona. Lezione 14. Il segreto di una lasagna perfetta. Questa cucina ha un profumo incredibile. Hai degli ingredienti segreti per le tue lasagne? Sì, lo so. Aggiungo un po' di noce moscata grattugiata al composto di formaggio.
Noce moscata? È una scelta interessante? Come ti è venuto in mente? L'ho scoperto in una ricetta anni fa, e aggiunge una profondità di sapore unica. Vedo come questo migliorerebbe il gusto, deve renderlo davvero speciale. Lo fa davvero. Le persone sono spesso sorprese dal sottile calore che apporta. Non vedo l'ora di provarlo. Quali altri ingredienti ti piace usare? Il basilico e il prezzemolo freschi sono essenziali per quell'aroma fresco. Le erbe fresche fanno sempre una grande differenza. Coltivi da solo? Lo faccio! Non kick, è niente come raccogliere erbe aromatiche direttamente dal giardino. Sembra delizioso. Suppongo che le tue lasagne siano sempre più fresche per questo. Esattamente. Ogni strato è intriso di amore e sapore. Parlando di livelli, come si costruisce il tuo? Comincio con uno strato di salsa, poi le tagliatelle, seguite dalla ricotta e ripeto. Sembra perfetto. Lo personalizzi mai per gusti diversi? A volte aggiungerò spinaci o funghi se voglio qualcosa di diverso. Adoro quell'idea. La varietà rende i pasti entusiasmanti. Assolutamente. Cucinare dovrebbe sempre essere un'avventura divertente. Ecco la nostra creatività culinaria e i nostri deliziosi risultati. Lezione 15. Elementi essenziali della lista della spesa. Sono entusiasta di iniziare a cucinare. Dobbiamo finalizzare la nostra lista della spesa. Sì, assolutamente. Abbiamo bisogno anche di latte, pane e uova. Ottimo! Sono essenziali per la colazione. Aggiungiamo altro? Non dimenticare di prendere anche del pollo. Giusto, ne abbiamo bisogno per cena. Che tipo di piatto hai intenzione di prepararlo? Stavo pensando a un delizioso pollo saltato in padella. È semplice e veloce. Sembra delizioso. Quali verdure dovremmo includere? Peperoni e broccoli sarebbero perfetti. Aggiungono ottimo colore e sapore. Scelta eccellente. Dovremmo aggiungere anche della salsa di soia per condire? Sì! Questo riunirà tutto magnificamente. Non dimentichiamo il riso. Si abbina meravigliosamente al soffritto. Buon punto. Che tipo di riso preferisci? Riso integrale o gelsomino? Preferisco il riso al gelsomino per la sua fragranza. Si abbina bene al piatto. D'accordo. E cuoce velocemente, il che è sempre un vantaggio. Pensi che abbiamo bisogno di snack per dopo? Sì, forse frutta e noci per un'opzione salutare? Questa è un'ottima idea. Possiamo anche prendere dello yogurt. Lo yogurt sembra delizioso. È uno spuntino o una colazione perfetti. Questa lista sta andando bene. Non vedo l'ora di iniziare a cucinare. Lo stesso qui! Andiamo al negozio a raccogliere queste prelibatezze. Vi auguriamo un giro di shopping di successo e una fantastica cena insieme. Lezione 16. L'arte della negoziazione. Mentre ci prepariamo per il nostro incontro,
penso che sia importante stabilire aspettative chiare. Sono completamente d'accordo. Aspettative chiare possono portare a una negoziazione di successo. Hai esperienza nella negoziazione? Sì, ho gestito diverse trattative nel mio precedente lavoro. Può essere una vera arte. Questo è rassicurante. Quali strategie ritieni più efficaci? Ascoltare attivamente è fondamentale. Comprendere le esigenze dell'altra parte è fondamentale. Questo ha senso. Le persone apprezzano quando si sentono ascoltate. Esattamente. Crea fiducia e può portare a risultati migliori per tutti. E quando ci sono disaccordi, come li gestisci? Di solito resto calmo e cerco di trovare un terreno comune. Il compromesso può essere molto efficace. Il compromesso è importante. Dimostra la volontà di collaborare. Sì, trovo inoltre che porre domande aperte possa aiutare a chiarire i malintesi. Questa è un'ottima tecnica. Mantiene fluida la conversazione. Hai degli obiettivi specifici per questa prossima negoziazione? Spero di raggiungere un accordo equo che vada a vantaggio di entrambe le parti. Questo è un obiettivo solido. Stabilire obiettivi realistici può aiutare a guidare la discussione. Assolutamente. Voglio assicurarmi che usciamo dalla riunione soddisfatti. Ecco una negoziazione produttiva e la costruzione di relazioni solide. Sì, affrontiamolo con fiducia e positività. Lezione 17. Feedback dei clienti. Quindi, hai ricevuto feedback dai clienti sulla nostra caffetteria? Sì, ce l'ho. Abbiamo ricevuto alcune lamentele, ma soprattutto elogi. Questo è incoraggiante. A cosa si riferivano le lamentele? Alcuni clienti hanno affermato che il tempo di attesa è stato più lungo del previsto. Capisco. Dovremmo cercare di migliorare l'efficienza del nostro servizio. Assolutamente. Credo che alcuni aggiustamenti potrebbero aiutarci a farlo. Cosa hanno detto i clienti di amare del caffè? Hanno elogiato in particolare l'atmosfera e la qualità del nostro caffè. È meraviglioso sentirlo. Un'atmosfera piacevole può fare una grande differenza. Sì, le persone apprezzano un posto accogliente dove rilassarsi. Sono contenta che apprezzino il caffè. Per noi era fondamentale selezionare i chicchi migliori. Sicuramente lo era. Anche i clienti si sono complimentati con i nostri deliziosi dolci. È fantastico! Sono entusiasta che apprezzino le prelibatezze. Forse dovremmo condividere alcuni di questi feedback sui nostri social media. Questa è un'ottima idea. Le testimonianze positive possono attirare più clienti. Inoltre, possiamo riconoscere qualsiasi suggerimento di miglioramento. Sì. Interagire con i nostri clienti dimostra che apprezziamo le loro opinioni. Esattamente, crea un senso di comunità intorno alla nostra caffetteria. Ecco esperienze più positive e un miglioramento continuo. Lezione 18. Pianificazione per il successo. Man mano che procediamo con il nostro progetto, dovremmo considerare i potenziali rischi. Assolutamente.
Identificare precocemente i rischi può salvarci da problemi più gravi in seguito. Esattamente. Quali rischi pensi che potremmo incontrare? Credo che un rischio possa essere rappresentato dai ritardi nella catena di approvvigionamento. Questa è una preoccupazione importante. Dobbiamo essere preparati a questo? Sì, lo sviluppo di piani di emergenza ci aiuterà ad affrontare eventuali contrattempi. Ottima idea. Che tipo di piani di emergenza pensi che dovremmo creare? Potremmo costruire relazioni con più fornitori, per evitare di affidarci a uno solo. Questo è un approccio intelligente. Avere delle opzioni ci darà flessibilità. Inoltre, dovremmo prendere in considerazione i potenziali sforamenti del budget. Vero? Dovremmo stanziare fondi extra per spese impreviste. Avere un cuscino di bilancio ci garantirà la massima tranquillità man mano che progrediamo. E i problemi relativi al personale? Le modifiche alla disponibilità potrebbero influire sulla nostra tempistica. Sì, i membri del team di formazione incrociata potrebbero essere d'aiuto. In questo modo, altri possono intervenire se necessario. Geniale. Abbiamo bisogno di un team ben preparato per massimizzare l'efficienza. Suggerisco inoltre di effettuare controlli regolari per valutare i nostri progressi. Questo ci aiuterà a rimanere in pista e ad adattarci rapidamente a qualsiasi problema. D'accordo, la comunicazione è fondamentale per affrontare le sfide. Ecco una pianificazione approfondita e una riduzione al minimo dei rischi. Lezione 19. Piani di avventura per il fine settimana. Sono entusiasta del nostro viaggio. Hai fatto un'ottima scelta, suggerendo questa destinazione. Grazie. Dovrebbe essere un'avventura emozionante per noi. Quando dobbiamo partire, però? Che ne dite di partire presto sabato? Sembra perfetto. Le partenze anticipate spesso portano a un minor numero di folle. Esattamente. Inoltre, possiamo sfruttare al massimo la nostra giornata una volta arrivati. A che ora stai pensando? Forse intorno alle 7 del mattino? Ci darebbe un sacco di tempo. Mi piace l'idea. Dovrebbe permetterci di goderci la colazione in viaggio. Sì, posso preparare dei panini per il viaggio. Sembra delizioso. Gli snack migliorano sempre i viaggi lunghi. Hai giochi o musica ordinati per il disco? Ho preparato una playlist delle nostre canzoni preferite e alcuni divertenti giochi di viaggio in auto. Sei sempre così organizzato. Sarà bello divertirsi. Credo che il viaggio possa essere divertente tanto quanto la destinazione. Esattamente! Cerchiamo di mantenere l'atmosfera leggera e piacevole. E dobbiamo mettere in valigia qualcosa di specifico per il viaggio? Penso che dovremmo mettere in valigia la nostra attrezzatura da trekking e le bottiglie d'acqua. Bella idea! Rimanere idratati è fondamentale durante le avventure all'aria aperta. Sembra che siamo quasi pronti per un weekend indimenticabile. Ecco come creare grandi ricordi insieme. Lezione 20. Una giornata al lago. Ti ricordi quel giorno al lago in cui abbiamo nuotato insieme? Certo, è stata un'esperienza così bella. Ricordo ancora quanto Marilyn fosse un po' in difficoltà. Sì,
La sua forza diminuiva man mano che nuotavamo più lontano. Fu allora che decisi di nuotare accanto a lei per un po'. È stato gentile da parte tua sostenerla così. È stato un ottimo lavoro di squadra. Ho ritenuto importante garantire che tutti fossero al sicuro e a proprio agio. Assolutamente! Il lavoro di squadra in acqua può fare la differenza. Inoltre, è stato bello godersi la vista da un po' più lontano. Sì! La tranquillità del lago era davvero rinfrescante. E le dolci onde hanno aggiunto un ritmo rilassante all'esperienza. Diresti che nuotare insieme ci ha avvicinato come amici? Sicuramente, superare insieme le sfide può rafforzare i legami. Sono d'accordo! Anche Marilyn sembrava apprezzare l'incoraggiamento. L'ha fatto! È sempre bello prendersi cura l'uno dell'altro in gruppo. Mi chiedo se dovremmo programmare presto un'altra gita in piscina. Sembra una splendida idea. Forse possiamo esplorare una nuova località. Sì! Una nuova esperienza potrebbe essere proprio ciò di cui abbiamo bisogno. Ecco altre avventure in acqua, rafforzando le amicizie lungo la strada. Lezione 21. Cucinare con cura. Questa lezione è fantastica. Non vedo l'ora di imparare a preparare piatti vegetariani. Assolutamente! Avete tutti gli utensili di cui abbiamo bisogno? Sì! Ho portato taglieri, coltelli e ciotole. Perfetto! Questi ci aiuteranno a preparare tutto senza intoppi. Tuttavia, dobbiamo garantire che non vi sia alcuna contaminazione incrociata con i prodotti a base di carne. Sì, è essenziale. Usare utensili separati è una buona idea. Sono d'accordo. Dovremmo anche etichettare tutto in modo chiaro. Ottimo pensiero. Le etichette trasparenti eviteranno qualsiasi confusione durante la cottura. Usiamo un tagliere esclusivamente per le verdure? Sembra saggio. Mantenere le cose organizzate fa una grande differenza. Che mi dici delle padelle? Dovremmo averne anche di separate. Sì! Usare le nostre padelle pulite per piatti vegetariani è un must. Buon punto. Hai mai avuto problemi con la contaminazione incrociata? Per fortuna, non ancora. Ma so che molte persone non si rendono conto di quanto sia facile succedere. Questo è vero. Istruire noi stessi è fondamentale in cucina. Esattamente. Ammiro come cucinare possa essere allo stesso tempo divertente e responsabile. Sì, è ottimo preparare pasti deliziosi stando attenti. Ecco come creare piatti sani e vegetariani in modo sicuro e divertente. Davvero? Prepariamo una tempesta e divertiamoci a farlo. Lezione 22. Fitness ed esplorazione. È bello essere in palestra. Quali tipi di allenamenti ti piacciono di solito? Mi limito principalmente alla corsa e allo yoga, ma sono aperto a provare nuove attività. Sembra una routine solida. La corsa è ottima per la salute cardiovascolare. Sì! Mi aiuta a schiarire la mente e mi fa sentire pieno di energia.
E lo yoga deve essere un modo fantastico per migliorare la flessibilità e alleviare lo stress. Assolutamente. Lo trovo molto rilassante. Hai provato lo yoga tu stesso? Mi sono dilettato un po', ma non sono molto flessibile. La flessibilità richiede tempo. Dovresti considerare di riprovarci. Potrei. Mi piace molto correre. Di solito corro 3 volte a settimana. È impressionante. Quanto lontano corri di solito? Il mio obiettivo è di percorrere dalle 3 alle 5 miglia ogni volta, a seconda del giorno. È una grande distanza. Ti piace correre all'aperto o su un tapis roulant? Preferisco correre all'aperto, l'aria fresca è molto più tonificante. Lezione 23. Meraviglie della garanzia. Credo che dovremmo chiarire i termini prima di procedere. Sembra giusto. Proseguendo, che mi dici del periodo di garanzia? La garanzia dura 2 anni, se ricordo bene. 2 anni sembrano ragionevoli. È completo? Sì, copre la maggior parte dei problemi. Tuttavia, ci sono delle eccezioni. Di che tipo di eccezioni stiamo parlando? Principalmente danni accidentali e usura. Questo è abbastanza comune. Dovremmo prendere in considerazione l'idea di ottenere una copertura aggiuntiva? Forse. Potrebbe valere il costo aggiuntivo. Assolutamente. La tranquillità è inestimabile. Giusto. Inoltre potrebbe farci risparmiare denaro a lungo termine. Esattamente. Odierei pagare le riparazioni inaspettatamente. Sono d'accordo. Hai mai dovuto utilizzare una garanzia? Sì, una volta. È stata una vera seccatura. Posso immaginarlo. Cosa è successo? L'articolo si è rotto e il processo è stato lungo. Sembra frustrante. L'hanno rispettato? Alla fine sì, ma ci è voluta tenacia. È bello sapere che alla fine ce l'hanno fatta. Infatti, la prossima volta è fondamentale leggere le clausole scritte in piccolo. Assolutamente. Non dobbiamo trascurare nessun dettaglio. D'accordo. Assicuriamoci di essere ben informati. Ora, quali altri aspetti dobbiamo considerare riguardo al nostro acquisto?